Ciao ragazzi, qui Marchettino e benvenuti a Le Mans da parte di Ford. Ragazzi, io questo weekend sono gasatissimo perché è un sogno che diventa realtà. Finalmente sono qui per la prima volta al circuito di Le Mans in occasione della 24 ore. Sono ospite di Ford che mi ha preparato un programma veramente speciale durante il mio soggiorno qui a Le Mans, perché sì, guiderò la Ford Mustang Bullitt, ma la vera chicca del mio viaggio è questa, la Ford GT. Beh, questa macchina è stata presentata già da un paio di anni, però quando Ford ti dice Marco, ti va di venire con noi alla 24 ore e provarla? Come si fa a dirgli di no? Veramente sono un po' agitato al suo pensiero che a breve salirò a bordo e la proverò. Faremo la prova per strada, nelle stradine qui attorno alle Mans, però più tardi dovrei fare anche un giro in pista dentro al circuito e probabilmente lo farò sempre con lei. Bellissima questa configurazione blu con inediti i cerchi in carbonio, meraviglioso, sembra un'astronave questa macchina. Bellissime anche queste pinze dei freni blu, ma guardate che dischi mastodontici in carboceramica, quasi 400 mm. Io penso che questi dischi uniti a quell'ala lì, io penso che in frenata ti si stacca il collo. È veramente emozionante essere qui perché Ford ha una storia molto lunga e anche piena di successi con la Ford GT qui a Le Mans. Ed essere qui insieme a Ford, provare questa macchina qua attorno al circuito di Le Mans è un'emozione veramente indescrivibile, ragazzi. Diamo un'occhiata qui dentro. Guardate qui, tutto in carbonio, tutta la carrozzeria è in fibra di carbonio. Lo strato di vernice è così sottile che si riesce a intravedere la trama di carbonio. Pazzesca. Dopotutto questa macchina è mastodontica, eppure pesa poco meno di 1400 kg. Io non penso che questa si possa definire una supercar. Questa per me è un ipercar a tutti gli effetti. A breve saliremo a bordo per vedere quanto va. Chiudiamo anche la porta. Eccoci qua nell'abitacolo della Ford GT. Per configurare la posizione di guida, il sedile non si può muovere, si può solamente inclinare, quindi per trovare la posizione ideale l'unica cosa che si può fare è trovare la posizione giusta col volante, che si può allungare. Stessa cosa con la pedaliera, che si può muovere e regolare, proprio come sulle Formula 1. Quindi già salendo a bordo questa macchina vi rendete conto che questa non è una macchina come le altre. Si può già vedere l'impronta racing che Ford ha voluto implementare qui nella GT. Qui abbiamo delle cinture un po' più civili, però volendo possiamo tirare da dietro anche qui le cinture da corsa, che diciamo sono ideali per i track day. Per una guida cittadina sono assolutamente scomode. Ho già provato su macchine come Porsche GT3 RS e per guidare in città questa va più che bene. Oh ragazzi, non ci credo, sto guidando la nuova Ford GT. Sono un pochino teso. Ma giusto. Qui al mio fianco c'è Jay Ward di Ford Europa, che mi sta portando a fare un giro qui nella campagna fuori Le Mans con la nuova Ford GT. Avrò poco tempo a disposizione, però Jay mi farà vedere le sue caratteristiche e penso proprio che ci divertiremo. Che presenza che ha sulla strada questa macchina, è grossa, è molto grossa. E siamo seduti sull'asfalto praticamente, e come sensazione è proprio quello di essere al volante di una macchina da corsa, con l'abitacolo costruito
attorno al guidatore, perché l'attenzione si concentra qui sul volante, dove abbiamo praticamente tutti i settings principali. Visibilità scarsissima, vedo veramente poco dietro. Che succede dietro non è un problema. Metto nel manuale. Ok, ho la cambiata manuale. Sì, tutto te. Adesso siamo in seconda marcia, provo ad aprire gas. Wow. Si vede anche i luci sull'auto che fa il cambio. Sì, quando mi avvicino in zona rossa vedo i LED di cambiata che si illuminano. Ho visto dietro, quando ho premuto sul pedale del freno, il grosso alettone alzarsi. Esatto, sì. In frenata il grosso alettone si alza e si inclina per generare ancora più deportanza e generare ancora più potenza frenante. Mamma mia! Mettiamo in sport, qui si fa un giro, ecco. Wow! Sport. Adesso si cambia Ok. il schermo, adesso le cose più importanti diventano Sì, vedo meglio la Esatto. marcia in cui sono, anche i giri motore. Esatto. Ancora più veloce nei cambi di marcia, il Esatto, motore è più aggressivo e brutale, mamma mia! E dietro di noi abbiamo un motore 3005 V6. 3005 biturbo, 2 turbo, 650 cavalli. Non è male. Sembra che abbia molta più potenza quando dai gas. È vero. La cosa più importante, la cosa più straordinaria di questa macchina non è soltanto il motore, sono gli aerodinamici. E per questo perché abbiamo dalla prima volta abbiamo pensato di queste macchine non come una macchina di strada, come una macchina di gara, sempre un race car. Per così gli aerodinamici sono le cose più importanti, le cose che non si vede però sono le cose incredibili che si sente sulla strada, anche Quando vai veloce ti accorgi quando una macchina genera molta aerodinamica. Sì, E qui possiamo vedere che il design è stato influenzato molto appunto per avere un ottimo flusso aerodinamico. esatto. E mi stavi dicendo che proprio per questo motivo Ford ha deciso di montare un motore V6 anziché un grosso V8. Sì, V6 sono più piccole, si può fare anche più basso indietro e così abbiamo spazio per gli aerodinamici per funzionare anche alle velocità più alte. Abbiamo disegnato la macchina non soltanto per andare in gara, per Le Mans. È stato sempre la cosa più importante per noi, Le Mans, per ritornare 50 anni. Ford ha una grossa storia. Esatto, sì. 50 anni dopo abbiamo vinto in 1966, qui 67, 68, 69. E questa è la macchina, è stato un compleanno per noi, ritornare dopo 50 anni e andare a vincere ancora. E tornare con un prodotto così direi che è un ottimo ritorno. Allora, adesso che non abbiamo nessuno dietro, per provare i freni, Ok. quando adesso siamo in un paesino, però dopo provare i freni. Ok. Sono state una cosa meravigliosa, è incredibile quando si frena. Mi colpisce molto lo sterzo perché è direttissimo. Cioè sembra proprio come guidare una macchina da corsa. No, è vero. Il feeling è proprio quello. Proviamo i freni? Proviamo, sì, andiamo veloce e poi
Non solo è potente, ma praticamente sta dritta la macchina. Sì. Non si scompone minimamente. Si ferma con grossa potenza senza il minimo sforzo. Vero. Wow. È un'astronave, non è una macchina. Poi dopo la modalità sport abbiamo anche la modalità track. Che cosa cambia da sport? Da normal a sport si cambia di accelerator, di acceleratore? Sì, l'acceleratore. Acceleratore, grazie. La macchina non si alza, Si abbassa. si abbassa, grazie. 50 millimetri. Sì. Scuso. È da tanto tempo che non ho parlato italiano, mi dispiace. E poi anche le marce diventano ancora più potenti, diventa più veloce. È difficile spiegare in italiano, però in track, so we have two forms of damping Ok? at the front of the car, which is very unusual. In road mode, both forms of damping exist. Yeah. So, although the dampers will firm up in sport mode, the other set are also working. Ok. In track mode, we lock one set of dampers out, so we just have one set, and the dampers become much harder. Ok. So in track mode, it becomes basically a racing car. La mia idea che mi sono fatto di questa Ford GT è che è dannatamente veloce, ma è anche difficile da poter sfruttare al limite, perché le performance sono veramente elevate. Questo è vero, sicuramente. È un problema, penso che con ogni supercar il livello adesso delle potenze di quelle macchine, di queste macchine sono sempre incredibili. Con noi è un problema anche più perché abbiamo, come dicevo prima, abbiamo disegnato queste macchine per essere un race car, una macchina di gara. Noi speriamo che ogni persona che prende una macchina andrà su un circuito per cercare i limiti della macchina, perché sulla strada non si può, non è possibile. Siamo anche fortunati che oggi non sta piovendo, altrimenti sarebbe stato un Vero. problema. Anche perché questa macchina monta delle gomme semi-slick. Sì. Sì, le gomme sono disegnate specialmente per noi, con Michelin. Una cosa che mi piace tantissimo è che se le gomme diventano calde abbastanza veloci, perché io ho guidato altre supercar dove le gomme si prende tanto tempo di essere più caldo, Sì. e diventa abbastanza impossibile guidare Sì, semi-slick quando fino sono che fredde, esatto, non hanno sì. grip. Qual è la differenza sostanziale dei cerchi in carbonio rispetto a dei cerchi normali? Ma è una cosa difficile da spiegare anche in italiano, però sono la durezza, Sì. The durability, anche perché they function at a much higher temperature. The performance does not fall even when you're using them repeatedly all the time. Sì. And that's the big difference, is on a track, especially on a track, without carbon ceramics, maybe after 2 laps, the brakes are so hot that they lose all their performance. With ceramics, they can stay within the window, they stay for much longer. So you get very little, we say fade, it's when you hit the brake and then you feel the brake going longer and longer. Sì. But this car doesn't have it. No. I've driven this car for many laps on the circuit and still I have not found the level of the braking point of the brakes. Pazzesco. You drive very well, by the way. Grazie. Possiamo farlo anche alle mani, se vuoi. Se abbiamo un problema con uno dei piloti, ti do un'chiamata. E attenzione perché qui ci sono siamo un po' più stretto, sì. Uno dei altri ha hit the wheel. Ah, non vorrei danneggiare un cerchio in carbonio. È qui, esattamente qui. Perfetto, grazie.
Bene ragazzi, eccoci qui, la GT qui dietro è pronta e io non ci posso credere. Sto per provare per la prima volta in vita mia il circuito di Le Mans durante la 24 ore di Le Mans sulla Ford GT. Saliamo subito. Oh ragazzi, la situazione si sta facendo molto seria. Siamo dentro. Il mio primo giro nel circuito di Le Mans con la Ford GT. Probabilmente non potevo salire su un'auto più appropriata di questa. Mamma mia che emozione. Un pochino bagnata la macchina, c'è solo delle semi slick. Sono senza parole. Nonchalance. Scusatemi, ma ho gli occhi lucidi perché questa è una pista veramente pazzesca, iconica. La nonchalance con cui arriva a queste velocità sta macchina è un sogno, veramente un sogno. Non so quante ore, quante centinaia di giri ho fatto in questo circuito su Gran Turismo, quanti video ho visto di gare storiche, di onboard incredibili con Ford GT, McLaren F1 GTR, e ora sono qui in questa pista nel weekend della 24 ore di Le Mans sulla nuova Ford GT. Mi viene da piangere. Mamma mia, mamma mia.
per 24 ore. Pensate che sforzo subiscono sia le macchine dal punto di vista meccanico che i piloti dal punto di vista fisico. Questa è una delle gare più incredibili della storia. E che emozione, che onore aver fatto questo giro su questa macchina. Per guidare questa macchina ci vuole il brevetto di volo, pazzesco. Siamo un po' più veloci che gli altri, che dobbiamo aspettare. Mi spiace. Già tempo di rientrare, questo giro è durato veramente poco. È stato un giro molto veloce. Cacchio. Il mio primo giro alle Mans sulla Ford GT. Tutto bene? Sì, ancora. Anch'io. I wasn't really kind of let you go. Senza parole, ragazzi, le qualifiche della 24 di Le Mans stanno per finire ed è un'emozione fortissima essere qui e pensare che un attimo prima ero a bordo della Ford GT, la tavoletta di questo circuito. Come potete vedere, è l'ultima sessione di qualifiche in atto, sono qui nell'ospedale. Che meraviglia! Ragazzi, con grande dispiacere sono dovuto andare via dal circuito, praticamente mi hanno portato via forza. Questo che vedete non è un albergo, ma bensì un castello che Ford ha affittato per me e per altri influencer. Devo dire che questo posto è una grandissima figata. Il bello di fare queste esperienze, questi viaggi, è che si scoprono sempre nuovi posti veramente meravigliosi. Qua è buio ed è nascosta qui nell'ombra, ma guardate cosa c'è. Taran! Eccola qui, la protagonista di questa mia esperienza, la Ford GT. Bene ragazzi, eccomi nella mia camera che è kitsch a dir poco. Sono praticamente le 3 di notte e sono distrutto. È da stamattina alle 7 che sono in piedi in giro tra a fare sgommate e a camminare in autodromo. Ford, grazie mille per avermi fatto vivere questa esperienza meravigliosa. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!